La supercazzola. Hai mai sentito qualcuno dire con scappellamento a destra come se fosse Antani? Se hai riso è perché la conosci. Se non hai capito nulla è perché è proprio questo il punto. Oggi ti racconto la storia dietro la supercazzola. Una parola inventata che è diventata un vero fenomeno culturale. Ma da dove nasce? Chi l'ha inventata? E perché è così irresistibile anche dopo quasi 50 anni? Cos'è una supercazzola? La supercazzola è un nonsense, una frase senza senso logico, ma che suona come qualcosa di estremamente serio e autorevole. È una presa in giro elegante, fatta con un linguaggio volutamente ampolloso, che confonde l'interlocutore, lasciandolo senza parole. È il trionfo dell'assurdo. È arte oratoria applicata al nulla. È pura genialità. L'origine. Amici miei, 1975. Tutto nasce nel 1975 con il film Amici miei, diretto da Mario Monicelli. Nel film, 4 amici ormai sulla cinquantina vivono la vita come se fossero eterni ragazzini, organizzando scherzi e zingarate per sfuggire alla noia e alla tristezza dell'età adulta. Uno di loro, il mitico Conte Mascetti, è il maestro della supercazzola. La scena più famosa? Il Conte Mascetti, elegante e serissimo, interrompe un vigile urbano che sta redarguendo i suoi amici che in una macchina stavano usando il clacson di mattina in pieno centro abitato. A quel punto parte con tono solenne: «No, mi scusi, io dicevo, blinda la supercazzola con scappellamento a destra come se fosse Antani». Il vigile è confuso. Lo guarda. Non capisce se è serio, ubriaco o se è un funzionario dello Stato. E il pubblico ride, perché sa che è tutta una presa per i fondelli. Ma chi l'ha inventata veramente? Benché resa popolare da Ugo Tognazzi, l'invenzione della supercazzola è attribuita a Corrado Lo Iacono, un cantante palermitano che ebbe un certo successo negli anni 60. Sembra che le sue telefonate e i suoi scherzi fossero mitici e che fu lui a inventare, come se fosse Antani, lo scappellamento a destra, la supercazzola. Insomma, tutto il linguaggio poi utilizzato nella trilogia di Amici miei, tra il 1975 e il 1985. Un modo per prendere in giro il linguaggio burocratico o quei discorsi politici pieni di parole vuote. Un'arma comica contro la retorica. Alcuni esempi di giochi con le parole, spesso usati per confondere l'interlocutore, sono presenti fin dalla letteratura del 200, per esempio nel Decamerone di Boccaccio. La supercazzola è quindi un modo per prendere in giro la persona con cui si parla, facendogli credere che gli stiamo dicendo cose normali e che è lei che non capisce. È quindi un momento divertente e scanzonato, ma può essere anche triste, come nella scena in cui il Perozzi, sul letto di morte, rende omaggio all'amico Mascetti con una supercazzola al prete venuto per l'estrema unzione. L'impatto culturale. La supercazzola non è rimasta solo nel film, è diventata parte del linguaggio comune italiano. Oggi si dice «mi ha fatto una supercazzola» per indicare qualcuno che ha parlato a vuoto o confuso intenzionalmente. Ci sono siti, libri, addirittura generatori online di supercazzole. E in politica? C'è chi dice che molti discorsi sembrano supercazzole travestite da programmi elettorali. Perché ci piace ancora? Perché la supercazzola è trasgressiva, ma elegante. Fa ridere, ma fa anche pensare. È un gioco linguistico, una forma di satira e, in fondo, una critica sociale. È anche un modo per esprimere la libertà di dire tutto e niente, per ridere dell'autorità, delle convenzioni, della rigidità del linguaggio. È eterno come le zingarate di Amici miei e come tutti i grandi scherzi, ha dentro un piccolo seme di verità.